Parto subito con la mia lana arancione e il mio uncinetto 4,5 facendo 62 catenelle. Quindi parto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivati a 62, carico il filo e nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia alta. Quindi queste 2 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, faccio un'altra maglia alta, inizieremo e finiremo ogni giro con 2 maglie alte. Dopodiché faccio una catenella, carico il filo, salto una catenella di base, in quella successiva entro e faccio una maglia alta. Una catenella e di nuovo salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio una maglia alta. Catenella, carico il filo, salto una maglia di base, in quella successiva faccio una maglia alta. In questo modo noi andiamo a creare dei buchi e quindi questo motivo, però senza alternare il numero di catenelle, in modo che il rettangolo che andremo a fare sia sempre dritto, perché di fatto la catenella che saltiamo alla base è quella che facciamo di separazione tra una maglia alta e l'altra. Procediamo in questo modo fino alla fine, fermandoci una maglia prima. Noterete che scusate, ho sbagliato. Ci fermiamo una maglia prima in modo da fare le 2 maglie alte consecutive dell'inizio e fine giro. Questo serve sempre per avere un pannello più dritto e più regolare, insomma. Ecco qua, mi sono fermata alla penultima maglia, anche perché se dovessi fare la catenella e dovessi saltare la catenella poi non saprei dove chiudere la maglia alta. Quindi carico il filo e nella maglia direttamente successiva faccio un'altra maglia alta, 3 catenelle, giro il lavoro, entro nella maglia successiva e faccio la mia maglia alta, una catenella e riprendo il punto di prima, alternato da una catenella e una maglia alta. Dopo il primo giro è un po' più semplice, perché dovremo semplicemente fare una catenella e una maglia alta sopra ogni maglia alta che troviamo, quindi diventa anche più veloce ed è il motivo per cui ho scelto questo punto per questo lavoro last minute. Procedo fino alla fine. Sono arrivata quasi alla fine, ho fatto la mia catenella, entro nella maglia successiva e faccio una maglia alta, carico il filo e nella terza catenella che abbiamo utilizzato per alzare il lavoro faccio la mia maglia alta, in modo da, come detto prima, iniziare sempre con 2 maglie alte. 3 catenelle, giro il lavoro e riprendo il giro. Questo pannello, scusate, dovrà essere formato da 25 righe, quindi procediamo in questo modo per 25 righe. Ovviamente io ho fatto questa misura perché volevo un top non troppo lungo da mettere con sotto, ad esempio, un dolcevita, ma ovviamente voi potete procedere per tutta la lunghezza che desiderate, se volete fare un vero e proprio maglione o semplicemente un gilet un po' più lungo. Procediamo quindi in questo modo per tutta la riga e fino al raggiungimento della lunghezza desiderata. Ecco qua, una volta arrivati a 25 righe, un pannello, qua ne ho già uno fatto, lo chiudiamo e lo lasciamo in questo modo, mentre l'altro procederemo a fare le giunture. Sono molto semplici,
dovremo semplicemente fare di nuovo 3 catenelle come l'avvio, carico, una maglia alta, una catenella e vado a fare 5 spazi vuoti, quindi 5 maglie alte, 5 quadrati, 1, 2, 3, 4 e l'ultimo 5. Dopodiché dovrò alzare solo questa parte qua, quindi 3 catenelle, giro il lavoro, carico il filo, entro nella maglia alta e faccio la mia maglia alta. Queste 3 catenelle mi sostituiscono la maglia alta più la maglia di separazione, la catenella di separazione. Una catenella e torno indietro. E procedete fino alla fine come avete fatto finora per tutte le righe. Quindi 2 maglie alte, di nuovo 3 catenelle, giro il lavoro. Io qua farò solo 3 righe, ma ognuno poi può continuare la lavorazione in base a quanto vuole, alla taglia che vuole realizzare, calcolando ovviamente la lunghezza totale. Praticamente prendete questa lunghezza totale, è quella del busto, ciò che manca a raggiungere l'altezza dalle spalle alla vita lo aggiungete con questo metodo. Una catenella, salto una catenella, entro nella seconda e faccio la mia maglia alta. A questo punto attacco già il lavoro, quindi faccio una catenella, giro e praticamente dobbiamo contare queste 2 maglie alte corrispondono a queste 2 maglie alte, questa, 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 quindi io mi dovrò attaccare a questa maglia alta in questo modo, così. Entro nella catenella, entro nella catenella corrispondente, carico il filo e faccio una maglia bassissima, entro nella maglia alta, entro nella maglia alta corrispondente, maglia bassissima e così mi attacco al pannello in questo modo. Procedo così per tutta la riga e poi dovrò fare esattamente la stessa cosa anche per l'altra metà del pannello. Quindi taglierò il filo, mi attaccherò dall'altra parte e ripeterò lo stesso procedimento. In questo modo. Taglio il filo e faccio un nodino di sicurezza. Quindi allo stesso modo dovrò farlo anche dall'altra parte e ai lati, sempre 5 maglie e si chiude. Io qua farò sempre 3 righe, ma appunto come ho detto prima si può fare la dimensione che si vuole. Ok, come vedete ho attaccato le 2 spalle. A questo punto prendo, questo è il buco della testa, piego in questo modo. La cucitura deve rimanere esterna, lavoriamo sempre sul rovescio. Quindi una volta posizionate così, ci posizioniamo a 1, 2, 3, 4, 5 righe, in quello, scusate, 1, 2, 3, 4, 5 righe,
in quello sottostante, entro con l'uncinetto e di nuovo 3 catenelle, mi sposto, vedete che tra le righe si crea, tutto bene a fuoco, tra le righe si crea un buchetto, io vado a fare una maglia alta proprio in quel buchetto lì, una catenella, quindi salto la maglia, tra una riga e l'altra entro e faccio una maglia alta, una catenella, salto la maglia alta, nel buco tra una riga e l'altra entro e faccio la maglia alta, una catenella, entro, maglia alta, una catenella e dentro, vedete, queste sono le prime 3 catenelle di avviamento, entro nella primissima, in questo modo, 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro e ricomincio a fare le mie maglie alte sopra ogni maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella, entro nella seconda catenella di avviamento, 1, 2, 3 catenelle e faccio il mio terzo giro. Di nuovo anche qua potete fare questa fascia lunga quanto volete, in modo che si adatti a qualsiasi taglia, tanto è un costume, comunque un gilet un po' carnevalesco e halloweeniano, quindi non deve essere una cosa perfettamente aderente, anche un po' largo secondo me cioè va bene. A questo punto attacco i 2 lembi, quindi entro dentro alla prima catenella del lembo precedente, chiudo, scusate non si vedeva, prendo il lembo precedente, entro nella catenella e tiro in questo modo, giro bene il lavoro e vado a fare una maglia massissima in ogni punto che trovo, prendendo quello corrispondente. Potete farlo in questo modo o potete cucire, è indifferente. Secondo me la cosa più veloce è questo metodo qua, perché non devi staccare il filo, non devi agganciarlo, insomma è molto più pratico. E procedi fino alla fine. Dopodiché facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Ok, una volta uniti i 2 lembi della maglietta, procediamo a fare gli occhi. Per fare gli occhi partiamo con 13 catenelle, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Carico il filo, nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia alta e procedo con maglie alte lungo tutta la prima riga, quindi avremo un totale di 12 maglie alte, calcolando che le prime 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta. In questo modo. Arrivata alla fine faccio l'ultima maglia alta, faccio 3 catenelle per alzare il lavoro, giro il lavoro, carico il filo, entro nella seconda catenella dall'uncinetto, tiro fuori, faccio passare solo 2 asole, carico il filo, entro nella maglia successiva, tiro fuori, faccio passare solo 2 asole, dopodiché
carico il filo e chiudo tutto in una sola maglia. In questo modo faccio una diminuzione. Dopodiché procedo con maglie alte e mi fermo 2 maglie prima della fine, perché dovremo fare appunto una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine, creando in questo modo il rettangolo. Quindi chiuderemo poi con una sola diminuzione. Carico il filo, entro nella maglia alta, tiro fuori le asole, 2 asole, carico il filo, entro nella seconda catenella che ci ha alzato il lavoro, tiro fuori 2 asole e chiudo tutto insieme. Di nuovo 3 catenelle, giro il lavoro, carico il filo, entro nella maglia, tiro fuori 2 asole, carico il filo, entro nella maglia successiva, tiro fuori 2 asole e poi chiudo tutto in una maglia sola e procedo con le maglie alte, fermandomi poi 2 maglie prima del termine della riga, in questo modo. Quando arrivo a questo punto di nuovo la diminuzione, quindi entro, carico, entro, carico e chiudo. Continuo in questo modo fino a quando non avrò solo 2 punti di base. In quella situazione poi dovrò chiudere con una sola diminuzione. Quindi arrivo qua, entro, chiudo con la diminuzione. 1, 2, 3 catenelle, 2 catenelle, scusate. E di nuovo la diminuzione. Vedete che pian piano si crea la forma rettangolare. In questo caso abbiamo una diminuzione, una maglia alta e subito la diminuzione. Ci troviamo quindi con solo queste maglie di base. Carico il filo, faccio 2 catenelle, entro, diminuzione e nella prima, vedete che qua ci sarebbero 2 maglie finali, nell'ultima riga in cui posso fare solo la diminuzione, invece che entrare nella maglia successiva, entro direttamente nella catenella che ci ha alzato il lavoro all'inizio della riga. Chiudo con un unico punto. In questo modo creo il mio triangolo. Lo chiudo con una maglia bassissima e dovrò andare a realizzarne 2 in modo da cucirli poi sopra alla canottiera alla zucca. A questo punto dovremo realizzare la bocca. Partiamo con 50 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una volta realizzate 50 catenelle ne facciamo una in più, carico il filo, nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia alta. Dopodiché, quindi siamo a 2 maglie alte, calcolando le 2 catenelle iniziali, faccio altre 3 maglie alte, per un totale di 5. 2 e 3. Dopodiché carico il filo e nella maglia successiva entro e faccio una maglia alta, 2 maglie alte, carico il filo 2 volte, una doppia maglia alta, carico il filo, 2 maglie alte, tutte nello stesso punto, in questo modo. Dopodiché procedo e faccio 10 maglie alte nelle 10 maglie successive.
Ok, arrivati a 10, nell'11ª carico il filo, entro, tiro fuori, chiudo solo 2 asole, carico il filo, entro nella seconda, tiro fuori 2 asole, entro in quella successiva ancora, tiro fuori 2 asole, siamo a 3, idem in quella successiva e siamo a 4, idem in quella successiva e siamo a 5. In questo modo noi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole sull'uncinetto, carico e chiudo tutto in un'unica maglia, con una maglia bassissima. Procedo e faccio altre 10 maglie alte. Vedete, in questo modo si è creato questo angolo qua. Dopodiché ancora, una volta finite 10 maglie alte, entro e faccio 2 maglie alte dentro lo stesso punto, una doppia maglia alta e 2 maglie alte, tutto nello stesso punto. E 2. Dopodiché faccio 5 maglie alte nelle 5 maglie successive, e di nuovo carico il filo, entro nella maglia successiva e tiro fuori 2 asole e lo faccio di nuovo per 5 volte. 3, 4, 5 e poi chiudo tutto con un'unica asola. Finisco con le maglie alte. Ora, questo è come l'ho voluta fare io. Ovviamente, una volta capito il principio che se faccio 5 maglie alte in un punto mi viene la gobba in questo modo verso l'alto. Quindi se faccio 5 maglie dentro lo stesso punto mi viene la gobba verso l'alto, se chiudo 5 maglie alte in un punto solo mi viene la gobba in basso. Una volta capito questo principio e soprattutto che il primo punto, quindi la gobba verso l'alto, mi richiede un punto di base, mentre la gobba verso il basso, quindi chiudere 5 maglie alte in uno stesso punto, mi richiede 5 maglie di base. Una volta capito questo principio potete sbizzarrirvi a fare tutte le onde che volete in modo molto halloween, perché appunto la perfezione non si addice al tema, quindi ci sta anche che siano un po' delle zigzag irregolari, quindi non perfettamente contate. Anche queste dovremo andare a posizionarla sul nostro maglione e creiamo la nostra bocca. Poi possiamo cucirle in modo più preciso. Ed ecco qua, questo è il risultato finale. Molto veloce, molto d'impatto e perfetto se avete pochissimo tempo per farvi il vostro costume di Halloween. Grazie per avermi seguita e ciao!